Vi voglio raccontare, anche se sono appena uscito dal pronto soccorso, è tardi, sono dolorante, eccetera, quello che è successo oggi. Scusate i capelli, scusate la faccia, però ci tengo perché ci siamo fatti male e anche coloro che erano coinvolti, qualcuno si è fatto male. Nulla di grave, né noi né loro, per fortuna. Voglio partire proprio dall'inizio. Eravamo andati nella metro di Spagna come al solito per documentare. Non eravamo neanche entrati che ci hanno individuato, hanno iniziato a telefonare, perciò hanno chiamato probabilmente altri rinforzi e uno dei ragazzi, per attirarci, trarci in inganno, ha iniziato a darsi degli schiaffi in faccia. Non c'era ancora la telecamera in quel momento perché Evelina stava ancora scendendo e non l'aveva nemmeno accesa. E quando Evelina ha acceso la telecamera e ha ripreso questo ragazzo che si dà questi schiaffi fortissimi in faccia, inizialmente questo ragazzo si è avventato contro Evelina. Siamo riusciti a fare muro e a bloccarlo. A un certo punto però aumentavano le persone, c'erano delle persone ben vestite, delle persone che comunque non avevamo mai visto, erano tutti loro con i telefonini in mano e mentre ci distraevano questo ragazzo è passato oltre noi, ha colpito Evelina, ha colpito la fotocamera a essere rotta, è inservibile, è stato piegato l'obiettivo ed è stata colpita Evelina, un'aggressione in piena regola. Noi volevamo immobilizzare questo ragazzo che era una furia, era piccolino ma era una furia, abbiamo provato a immobilizzarlo in tre. Così no. Ci ha provato Massimo, ci ha provato Mattia, è sfuggito a tutti. A un certo punto ci ho provato anche io, l'ho preso per il collo per immobilizzarlo e nonostante lo tenevo per il collo, una presa per dire non ti lascio andare, si è divincolato anche lui. Nel frattempo però Evelina è stata aggredita da un gruppo di ragazze, poi fortunatamente siamo riusciti a fare anche i filmati e mentre Evelina continuava a filmare col telefonino, una ragazza in particolare la colpisce e gli fa cadere il telefono. Io vedo la scena a distanza, mi avvicino perché vedendo tutte queste ragazze intorno, questa ragazza che era quella più attiva, io cerco di allontanarla da Evelina perché l'avevo vista già prendere diverse botte e spingo via questa ragazza. La ragazza inciampa o si butta, adesso questo non ve lo so dire. Ovviamente io sono arrivato per allontanarla, non per colpirla, per mandarla via. Inciampa, si butta, poggia la mano e cade praticamente sul bandone quello di lamiera, che fa anche molto rumore. Está grabado, está grabado, está grabado, está grabando, acá, ¡ay mujer, weón! ¡Es mujer! ¡Stai grabando! ¡Stai grabando! L'ho guardata, non si era fatta nulla, si è subito rialzata perché stava colpendo Evelina, Massimo con un giacchetto, con qualcosa dentro e ha continuato a fare questa cosa. Dopodiché questa ragazza qui insieme ad un'altra è scappata. Non lo so. Donne, capito? Merda! Via, scendi, scendi! Devi scendere! Devi scendere! Che sanno? Che sa, Simone? Quella che mi ha menato, sì. No, lei, via, scendi. Vieni, c'è la polizia, vieni. Vieni, mi hai menato.
l'ha menato, quella col cappello nero. Vieni, vieni, mi hai aggredito, mi hai aggredito, mi ha aggredito lei, vieni, vieni, bella, bloccala. Sei qua! Non lo so, dove l'hai messo tu? Vieni, vieni. Qua, devi stare! Dove l'hai messo? Lei l'ha rubato? Lui! Al sacerdote? Sì, vescovo! Vieni, bella! Déjame cosa, ¿qué te pasa? Mai menato! Yo le estoy ayudando. Vai! Andate in galleria, scappate in galleria! Ma Sì, perché c'è il portafogli del vescovo. No, le donne hanno il portafogli del vescovo. Niente, telecamera è andata? dopo. Non c'è stato un incidente, ma c'è Wait. Loro stanno lì, poi io arriviamo rotto il portafogli. Dove? Can we make it? Dove? Andiamo adesso. Dove sono andati questi? Hanno andati via? Dove stanno? Cioè lei mi ha aggredito e poi ha rubato, capito? Oh, gli hanno rubato mo', amica sua, il portafoglio al vescovo. Ma che stai a rubare un vescovo? Perdonami, le donne che hanno aggredito me Ma chi ti ora hanno rubato il portafoglio al vescovo. Signori, andate più là! Andate più là, per favore! Grande, ci vedo! Massimo! Massimo! Simone, andiamo a vedere le donne sulla banchina. Meglio. Raga, sulla banchina le donne! Massimo, vieni. Mattia! Mattia, vieni. In direzione praticamente della banchina, e nel mentre un signore che l'ha riconosciuta, abbiamo anche di questo il video, che tra l'altro era un vescovo o qualcosa del genere, perché poi ce l'ha detto successivamente, cerca di fermarla. Lei si è vista alle strette e ha imboccato praticamente il tunnel della metropolitana camminando sul marciapiede, nonostante poi le guardie giurate che erano presenti eccetera hanno tentato di fermarla, e questa cosa è stata poi gestita dal personale. Purtroppo la cosa grave che è successa è che io ho spinto questa ragazza per allontanarla da Evelina. E vuoi forse io ho messo forza, non lo so, o comunque lei è inciampata, o suppongo che a questo punto, visto che era tutto architettato con decine e decine di persone con i telefonini, si è buttata, non lo so, non posso pensarlo. C'è di sicuro che quando lei ha percorso tutto questo tunnel è uscita alla fermata successiva, è stata fermata dalla polizia, perché ovviamente la polizia è stata allertata dal personale della metropolitana. A quel punto lei ha detto che era stata colpita da me e che voleva ovviamente sporgere denuncia, giustissimo, voleva andare al pronto soccorso per farsi refertare perché aveva dolore al naso. Come d'altronde noi stavamo andando anche noi al pronto soccorso, perciò
specie per Evelina in particolare, perché comunque il colpo che ha preso sia dal ragazzo ma successivamente da queste ragazze, da dietro, un po' da tutte le parti, personalmente mi sono preoccupato. La mia preoccupazione è stata andare a soccorrere Evelina, che comunque era accerchiata da queste donne. ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabando! ¡Acá! ¡Ay, mujer, weón! ¡Es mujer! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Tú igual! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! E nell'andarla a soccorrere, perché lei a quel punto era in difficoltà, ripeto, spinto via sta ragazza. È andata in ospedale, si è fatta refertare, gli hanno dato 10 giorni perché aveva un labbro superiore magari con un'escoriazione e aveva qualcosa al naso, 10 giorni pronto soccorso. A Evelina pure hanno dato 10 giorni per tutte le botte che ha preso, a me hanno dato 5 giorni di pronto soccorso per le varie escoriazioni e il colpo che ho preso pure io a un certo punto da dietro. Fatto sta che ci tenevo a dirlo perché purtroppo queste cose non dovrebbero succedere, non dovrebbe succedere che nessuno si faccia male in questa cosa. Ci ha sorpreso perché è stata, secondo me, un'imboscata. Erano tanti, con tanti telefoni, ben vestiti, sono iniziati ad arrivare dalle altre metropolitane perché qualcuno li ha avvisati dicendogli che stavamo lì, ed erano tutti intorno a noi. Oltre a questo fatto e al fatto che abbiamo provato a bloccare, che ho provato a bloccare questo ragazzo che ha aggredito Evelina, che poi è venuta in nostro soccorso la polizia ferroviaria in Borghese e ha preso 2 di questi ragazzi, in particolare quello che ha colpito Evelina, li hanno identificati e ci ha fatto sapere che il ragazzo in particolare aveva il divieto di dimora nella città di Roma, perciò non poteva girare in teoria per Roma. Ma al di là di tutto, vi ripeto, è stata un'esperienza terribile. A me dispiace anche per questa ragazza che è caduta, che comunque si è fatta male perché è andata al pronto soccorso. Non era mia intenzione spingerla in modo che cadesse, ma semplicemente allontanarla in qualche modo. Ovviamente io sono disposto ad affrontare tutti i problemi che poi ci saranno legati a questo, perché comunque spingere una ragazza anche per difendere Evelina forse è sbagliato. Mi sarei semplicemente dovuto mettere in mezzo e fare muro anche questa volta. Però ho visto una scena secondo me troppo surreale, erano troppe donne, ragazze tutte intorno a Evelina che la colpivano e francamente non me la sono sentita di lasciarla in balia o comunque cercare di allontanarle tutte in qualche modo, e l'ultima, quella proprio che non riuscì a allontanare, l'ho proprio spinta via. Questo forse è stato il mio grande errore. In ogni caso vi aggiornerò nei prossimi giorni, stiamo recuperando più filmati possibile. Purtroppo i filmati questi della fotocamera sono andati perché mentre scriveva questa qui è stata colpita, perciò la fotocamera non ha finito di scrivere e manca il filmato proprio dell'aggressione ad Evelina da parte del ragazzo che l'ha colpita, ha spaccato la fotocamera e gli ha fatto anche male. Colpisce Evelina perché stava riprendendo col telefono, Evelina la insegue perché a un certo punto c'è rimasta anche malissimo e si vede lei che scappa. E il discorso è proprio questo: la ragazza era già conosciuta tra l'altro ai servizi Striscia la Notizia, ci hanno mandato pure alcune cose relative a lei. Ripeto, mi dispiace per la ragazza in ogni caso e sono cose che non dovrebbero accadere, però considerate che stiamo parlando di una situazione ormai al limite, cioè una situazione che nelle metropolitane è arrivata al limite perché poi tutte le persone che c'erano, tutto quello che è stato coinvolto, le stesse guardie giurate non sono riuscite a intervenire in nessun modo. Per fortuna, ripeto, è passata la Polfer che era in Borghese ed è intervenuta per sedare gli animi e ci hanno detto siete anche stati fortunati perché poteva capitare che qualcuno a un certo punto dal nulla potesse tirare fuori anche un'arma. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Vi ripeto, sono veramente dispiaciuto che sia andata così, però questo non mi fa demordere da quello che è l'obiettivo di questa mia piccola battaglia, cioè al di là di tutti, ma tu lo fai per le visualizzazioni e tutto, no, è veramente diventata una questione di principio. Sempre più spesso, in particolare l'ho notato anche al pronto soccorso, turisti che piangono, turisti che si fanno anche male per inseguirli, per corrergli dietro, e personalmente non siamo noi che dobbiamo usare la forza, nessuno di noi dovrebbe usare la forza, però se
una ragazza che sta con noi, tra l'altro Evelina è disabile, lo voglio ripetere, sta cosa, ha una patologia grave ossea, perciò qualsiasi colpo, qualsiasi cosa è come darlo a una persona anziana, perché lei ha comunque un'osteoporosi grave, è una persona ancora più fragile e forse questo mi ha portato ad andare lì e cercare di mandare via tutte quelle che la stavano attaccando, come quello mi ha portato a cercare di bloccare questo ragazzo, perché Così no. per un'aggressione del genere volevo farlo bloccare. Ovviamente adesso, dopo il pronto soccorso e tutto, andrò a sporgere denuncia querela e fornirò tutti i filmati in mio possesso proprio per cercare di venire a capo di tutta questa situazione. Scusatemi proprio perché sono distrutto, ho passato la notte in pronto soccorso e devo dire che ho ancora un po' di dolori perché la tensione, qualche colpo che mi è arrivato da dietro, una caduta che ho fatto perché quel ragazzetto alla fine si è divincolato e mi ha fatto cadere, vi posso dire che è stata dura.